E salve a tutti ragazzi, benvenuti ad un nuovo appuntamento con la nostra Universe Mode di WWE 2K24. Signori, siamo a 2 settimane da due eventi in pay per view, ovvero WWE Fastlane e AEW All Out, e quindi iniziamo carichi con questa puntata, con questo grande opener qui Raw su Netflix. Titoli di coppia in palio, l'Art Business, Bobby Lashley e Powerhouse Hobbs, ovviamente accompagnati da MVP, difendano le cinture dall'assalto del Judgment Day, oggi accompagnati in maniera assolutamente occasionale da AJ Styles, che come sapete ha avviato una rivalità abbastanza furenta con Bobby Lashley. Lui punta in realtà al titolo di Bobby Lashley, perché ricordiamo che l'Art Business è anche campione degli Stati Uniti e intercontinentale, detenuto da Powerhouse Hobbs. E AJ Styles vuole rompere probabilmente oggi le uova nel paniere, fargli perdere i titoli di coppia, vedremo se ci riuscirà, ma sicuramente vuole andare al prossimo pay per view a strappare il titolo a Bobby Lashley. Comunque, bando alle ciance e iniziamo subito con l'ingresso degli sfidanti Finn Balor e Damian Priest, il Judgment Day. E eccoli là, come dicevo prima, accompagnati da C-Style, che non fa parte del Judgment Day, ma è qui solo per dare supporto e per intervenire contro Bobby Lashley sicuramente. Quelli qua sono già stati campioni, se vi ricordate, nella scorsa stagione. Effettivamente Finn Balor e Damian Priest, ricordiamo che chi vuole recuperare il meglio delle puntate settimanali della scorsa stagione, tutte le puntate speciali e tutti i pay per view, esiste la playlist apposita Best of 2024-2025. Siamo nella stagione corrente e abbiamo ovviamente la playlist attuale anche di questa stagione. Gli sfidanti hanno finito il suo ingresso e ora è il momento dei campioni di coppia in carica. Un regno incredibile quello dell'Art Business, hanno detenuto il titolo sempre, ogni volta. Eccoli qui, MVP in prima linea, il loro manager, Bobby Lashley da una parte, Powerhouse Hobbs da quell'altra. Ragazzi, con i titoli di coppia alla vita, ricordiamo loro sono anche campioni singoli, Bobby Lashley campione degli Stati Uniti e Powerhouse Hobbs campione intercontinentale, vinti a SummerSlam, ultimo evento in pay per view che abbiamo trasmesso. Grande evento che vi consiglio di andare a recuperare se non l'avete fatto, lo trovate nella playlist appunto che vi dicevo prima relativa a questa stagione. Ci attende un opener sicuramente molto carico quest'oggi. E poi ricordiamo non andare da nessuna parte quando finisce questa puntata di Raw, perché come di consueto ci sarà AEW Dynamite da portare come sempre facciamo. The following contest is a tag team match set for one fall and is for the World Tag Team Championship. Introducing the challengers at a combined weight of 439 pounds, Damian Priest and Finn Balor, the Judgment Day. Carichissimi gli sfidanti. At a combined weight of 548 pounds, the World Tag Team Champions, and Bobby Lashley and Powerhouse. E anche campioni di coppia, l'Art Business.
Ecco Jessica Carr, arbitro, che alza le cinture al cielo e allora può iniziare una puntata di Raw che forse sarà un pochino più corta del previsto, ma presenterà dei match di gran qualità a partire da questa difesa titolata che apre lo show. E iniziamo, ragazzi. Siamo tornati a portare le puntate live su YouTube. Bello inizio, ragazzi, qui back suplex, ribalta, tentativo di Finn Balor. Provato a dare il tag, probabilmente una mossa combinata, ma Finn Balor con un bel calcione. Ora però Bobby Lashley lo appende letteralmente all'angolo. Prova, ma Damian Priest è pronto. Non credo comunque aveva bisogno di lui. I manager per ora controllano la situazione. Powerhouse Hobbs, ovviamente Art Business ha dimostrato nel corso del suo lungo regno da campioni qui nella nostra Universe Mode che ovviamente le loro mosse di potenza sono sempre, diciamo, la strada migliore. Attenzione qui ora Damian Priest, sì, Bobby Lashley ora si prenderà il tag, infatti me lo immaginavo. Attenzione a MVP che è salito, non so per dire cosa, forse per lamentarsi, ma per il momento l'Art Business sta abbastanza dominando la contesa. Vediamo, l'Art Business difende oggi i titoli perché al prossimo pay per view non sarà possibile, in quanto entrambi, sia Powerhouse Hobbs che Bobby Lashley, difenderanno i titoli singoli, quindi quello degli Stati Uniti e quello intercontinentale, per cui c'era il bisogno di una difesa, come spesso facciamo in questi casi quando si presentano nella nostra Universe Mode. Perché comunque Finn Balor si lancia, comunque ragazzi Judgment Day sta dando giustamente battaglia, come è consuetudine, direi, per un match titolato come è questa, appunto, ricordiamo titoli di coppia WWE in palio. Scusate per la tosse, se l'avete sentita. Attenzione, Jay Styles, guardate, toglie la protezione dal paletto. Il paletto è esposto, un Irish Whip lì potrebbe fare la differenza. Prova qui uno. Solo uno Finn Balor. C'è, e come l'irlandese. Attenzione, Powerhouse Hobbs lo prende, Powerbomb, si rimette in piedi Finn Balor. L'ha gettato contro il palo esposto. Attenzione, una mossa combinata con Damian Priest, spezza schiena. Questa Powerhouse Hobbs l'ha sentita, non si può dire di no. Attenzione, Irish Whip, ribalta, per fortuna, perché era indirizzata proprio al paletto esposto. Ancora, chiaramente, finché gli atleti rimangano in quella zona, l'arbitro non può intervenire per rimettere a posto il paletto, il cuscinetto. Entra Bobby Lashley ora
Judgment Day ha una grandissima occasione perché nella passata stagione, se l'avete seguita lo sapete, nel caso vi ho detto la playlist dove andare a recuperare il tutto, ovvero quella che si chiama Best of 2024-2025, ovviamente il WWE 2K24. Irish Whip contro il paletto esposto, dolore per Bobby Lashley, solo uno però. Insomma, stavo dicendo, Judgment Day molto protagonista, ha vinto tante cinture, tra Rhea Ripley, Damian Priest, Dominic anche, Finn Balor, ma hanno vinto praticamente tutto tranne il titolo mondiale maschile fondamentalmente. E niente, Rhea Ripley ha vinto quella cintura, se non sbaglio non ricordo se l'ha vinta 2 volte oppure una sola. Dovrei andare ora, in questo momento ho un attimo un lapsus, intanto devastato Finn Balor, Bobby Lashley sta pestando tutti e due, ora alza Damian Priest e lo schianta, ragazzi. E beh, sono campioni non per caso da così tanto tempo, ragazzi, loro. Cioè. E ora, dopo questa scazzottata, ragazzi, che hanno fatto, io direi che è il momento di fare, come io faccio a volte, il manager mafioso con i Styles. Ops, non è così che volevo fare però. Colpito Powerhouse Hobbs per favorire giustamente il prossimo rivale al prossimo pay per view, perché ci sarà AJ Styles contro Bobby Lashley per il titolo degli Stati Uniti. Ho fatto cadere Powerhouse Hobbs. E ora potrebbe essere la fine, eh? No, che non potrebbe essere la fine. Qui ancora. Ah no, Judgment Day. Non ho usato le mie interferenze. Sì, funzionale per la storia, ragazzi, tra AJ Styles e Bobby Lashley. Judgment Day potrebbe tornare campione di coppia. Io scappo perché Powerhouse Hobbs me le vuole dare. Ops, Powerhouse Hobbs. Bobby Lashley in svantaggio perché a causa delle tramate di AJ Styles che poi sarebbero mie. Ora mi tira, no? Pensavo di sì. Ora scappo da Powerhouse Hobbs. Succede anche roba attorno al ring qui, senza problemi. Uno, due, e Bobby Lashley dice no, attenzione.
Bobby Lashley stende Finn Balor, ma arriva anche Damian e stende a sua volta Bobby, infatti, ecco qua. Questo side slam. Attenzione, lancio via MVP. Siamo a 7 qui. Oh, attenzione. No, ragazzi, non ci si è fatta qui. È finito quel conteggio fuori, ragazzi. Ragazzi, qui serve una rivincita allora, Questa vittoria per conteggio fuori, il titolo non passa di mano. Ho provato a sventarla in qualche maniera, ma non ce l'ho fatta in nessun modo, davvero. E finisce così, in maniera un po' deludente questo incontro. Sì, in maniera molto deludente. E ragazzi, qui la prossima settimana a Raw serve un rematch, perché insomma la faccenda non va bene così. Quindi, dopo questo match che come opener ci poteva anche stare, ma il risultato non è stato buono, andiamo al secondo match, ragazzi. Rowdy Ronda Rousey contro Tiffany Stratton. Una Ronda che è in aperta rivalità con Lita, proprio lei. E Lita che ha messo gli occhi proprio sul titolo degli Stati Uniti, che nella mia Universe Mode ha il design del titolo nordamericano di NXT. E profuma di incontro, sì, profuma assolutamente di incontro. Le due si sono già pestate in queste puntate di Raw, e quindi vediamo un po' come va a finire questo incontro. E eccola qui, Rowdy Ronda Rousey, la campionessa degli Stati Uniti WWE. The WWE Women's United States Champion, the baddest woman on the planet, Ronda Rousey. Una Ronda Rousey che ha vinto la cintura sconfiggendo l'ex campionessa Kairi Sane. Questo è avvenuto a SummerSlam. E ora è il momento però dell'ingresso della sua avversaria Tiffany Stratton, ragazzi. Una Tiffany Stratton che a SummerSlam ha avuto la possibilità di diventare lei la number one contender per la cintura di Ronda Rousey, ma in un three-way match con la number one contendership in pari, ovviamente, che comprendeva anche Alexa Bliss, appunto ha vinto Lita, che come vi dicevo prima è la contendente numero 1, nonché ovviamente attualmente in rivalità con Ronda Rousey. Infatti bisognerà stare attenti a una possibile interferenza di Lita. E inizia il match, ragazzi. Tiffany Stratton contro Ronda Rousey. Inizia subito Ronda a infierire sull'avversaria, ma anche Tiffany. La Tiffany che è riuscita questa stagione, negli ultimi 2 mesi, in maniera decisamente prepotente, vuole ritagliarsi un grande spazio nella categoria femminile. Certo, aver fallito l'opportunità a SummerSlam non aiuta, ma ha tempo Tiffany Stratton, ha molto tempo la Barbie.
Un bel inizio direi tra queste due. Match, ricordiamo, ovviamente non valido per la cintura il campionessa degli Stati Uniti di Ronda Rousey. Attenzione, sale sulla terza corda ora, in vantaggio Rowdy Ronda Rousey, elbow drop duro, l'ha sentita e come Tiffany Stratton. Ora serie di gomitate alla fronte. Attenzione, che slam ragazzi, grosse difficoltà per Tiffany Stratton al momento. Testa che sbatte anche contro il paletto. Conto di 6, attenzione, Tiffany potrebbe avere... No, ma non lo voglio permettere stavolta un'altra difesa. Ora non poteva evitarlo nell'ultimo match, peccato è finita in quella maniera, però bisogna recuperarlo quanto prima secondo me quell'incontro di coppia. Prima del pay per view di sicuro, ormai manca poco. Comunque Ronda continua a infierire, effettivamente Tiffany, eccetto qualche reazione importante, però al momento Ronda sta facendo un grande incontro. Quindi a colpire Tiffany. Attenzione ora Tiffany. No, troppo lenta. Troppo lenta. Attenzione. Prova ad agire. Prova lo schienamento Tiffany. 1, 2, sorpresa Ronda Rousey sì, ma ovviamente non poteva bastare. Serie di calcioni al volto. Attenzione, bella questa, ma Ronda è già in piedi ragazzi. Anche Tiffany però. Lanciata contro. Face slam di Tiffany. Attenzione. Ferisce sugli arti. Poi Tiffany Stratton sulla terza corda. Attenzione qui. Crossbody. Perfetta esecuzione. Reagisce. Che reazione grande di Tiffany Stratton. Continua a colpire. Ronda in grossa difficoltà adesso. 1. Solo 1. Attenzione. Attenzione, Tiffany prova una presa, ma serie di pugni al ventre di Tiffany Stratton, ribaltato. Usa le corde con intelligenza Ronda Rousey. Attenzione, la prende nella sua tipica presa di sottomissione Juji Katame, che tanti avversari ha fatto cedere.
Tiffany in difficoltà, attenzione, oh, riesce in qualche maniera a spezzare, a resistere alla presa di Ronda Rousey, tanto di cappello, ma ovviamente Ronda è ancora in vantaggio, attenzione qui, la prende, attenzione, la schianta con questa slam, distrutta Tiffany Stratton, ancora Shuji Katame, questa volta non può non cedere Tiffany Stratton, e infatti cede Tiffany, vince Ronda Rousey per sottomissione, vittoria per lei. Lita per ora non si è fatta vedere, c'è da dire, ma attenzione, eccola con una kendo stick e colpisce la campionessa degli Stati Uniti. Ragazzi, è stato provvidenziale in questa circostanza. Ricordiamoci il loro match valido per la cintura del prossimo pay-per-view, Lita contro Ronda Rousey. Ne vedremo delle belle, continua ovviamente la loro rivalità. Ma andiamo ora al terzo incontro di questa puntata di Monday Night Raw, ovviamente su Netflix. Bianca Belair contro Nia Jax. Esattamente come nel caso di Lita con Tiffany Stratton, anche qui c'è da fare la doverosa premessa, perché cioè Rhea Ripley, avendo sconfitto Charlotte Flair a SummerSlam, è diventata la number one contender, e ricordiamo che Bianca Belair è appunto la attuale campionessa. Infatti lei ha sconfitto Asuka proprio nel più grande party dell'estate ed è diventata per la seconda volta campionessa. Ecco Bianca, ma Rhea Ripley arriva subito e attacca Bianca Belair durante il suo ingresso, ragazzi. L'arbitro prova, ma continua Rhea a infierire sull'avversaria, serie di pugni, la strozza. Guardate che cazzotti, l'avevo detto che la rivalità era in corso. E ecco la Rhea che viene allontanata, Nia Jax attende lì sul ring, ma guarda la situazione, dice vabbè, se mi hai fatto questo favore Rhea Ripley, non vedo perché non approfittarne. Ma Bianca subito infuriata, ancora di più se possibile. Attenzione, oh che potenza di Bianca Belair. Nia Jax ha iniziato con un bel vantaggio, ma attenzione a Bianca Belair perché è campionessa non per caso. Questo attacco di Rhea Ripley della Mami durante l'ingresso della IST, Bianca Belair, avrà ovviamente poi delle conseguenze, ma per il momento c'è da pensare a Nia Jax. Attenzione alla potenza di Bianca Belair, che solo in questo gioco potrebbe fare una cosa del genere. Nella realtà non credo proprio ci siano speranze, neanche uno. Terza sbattuta, ragazzi, Bianca in vantaggio direi sulla Jax, ma attenzione, side slam, prova a far valere i kill in più Nia Jax per avere la meglio dell'avversaria. Attenzione Bianca, come la prende? Prova ora lo schieramento. 1, 2, no. Nia dice no. Che botta però. Attenzione Bianca, che forse è pronta per una KOD, la Kiss of Death. Ma niente da fare perché Nia Jax ribalta tutto con questa serie di pugni. Non è ancora finita per lei e lo vuol dimostrare. Ecco un altro side slam. Ma Bianca si riprende
in fretta. Attenzione qui, serie di gomitate alla testa, si libera. Va fuori dai ring Nia Jax. Attenzione sulla terza corda, Bianca Belair, elbow drop a spezzare Nia Jax. Attenzione Bianca, uno splash anche. Grossa difficoltà per Nia Jax. Gorilla Press Slam, ma Bianca è già in piedi, attenzione, no selling puro qui direi. Ancora e ancora una volta venuto fuori dal ring Nia Jax. L'arbitro conta qui. Spinge ora. L'arbitro intanto conta al 4. Ci pensa Bianca però, gettando dentro il ring Nia. Attenzione qui. Queste mosse si possono fare solo a WWE, perché alla play, perché insomma con Nia Jax è un po' difficile la situazione, no? Attenzione Nia. Come l'ha schiantata, potrebbe essere la fine. 1, 2, no, niente da fare. Attenzione, this is wrestling, dice il pubblico e fa bene a dirlo. Attenzione Nia, sale sulla terza corda, attenzione cosa vuol fare. Splashona devastante per la Nia Jax, ma è solo 2. Difficoltà ora per la campionessa. Match, ricordiamo, non valido per il titolo, ottenuto da Bianca Belair, ma l'ingresso di Rhea Ripley durante l'ingresso della Belair per l'appunto. Attenzione, perché è pronto un Annihilator. Attenzione, comunemente detta anche Banzai Drop a segno. 1, 2, ragazzi, noi abbiamo iniziato male, sebbene con l'aiuto di Rhea Ripley iniziale, però alla fine, alla lunga, siamo alla pari qui, a vuoto questo leg drop. Face slam. Attenzione, Bianca vuol provare ora la KOD, che è andata a vuoto nello scorso tentativo, ma questo no, a segno. KOD, Kiss of Death. La mossa finale di Bianca Belair. 1, 2, ma Nia Jax resiste ancora, incredibile. Attenzione Bianca, la respinge Nia. Bel match stanno facendo questi due.
Attenzione Bianca, crossbody fuori dal ring, dove fa ancora più male, come spesso dico nelle mie telecronache. Attenzione, evita Nia Jax, e poi lanciata contro i gradoni. Ora si vanta Nia Jax. Bel match davvero che sta facendo contro la campionessa in carica. Crossline, l'ha intercettata. Poi viene lanciata. Attenzione, Nia Jax la prende, la solleva, ribalta tutto Bianca, e attenzione, evita un tentativo di KOD nuovamente, e attenzione, potrebbe essere la fine qui ragazzi. 1, 2, Bianca, grande match ragazzi tra Nia Jax e Bianca Belair qui a Monday Night Raw su Netflix. Attenzione, sto provando un'altra, stavolta è finita, con questa banzai drop è finita ragazzi, qui è la fine, non può rialzarsi Bianca. 2 e 3, incredibile vittoria di Nia Jax, Bianca Belair sconfitta, e ecco che arriva Rhea Ripley ragazzi. Ricordiamo che all'inizio ha attaccato Bianca durante il proprio ingresso, proprio prima del match. Hello Peppy Chan Gamer, thank you. Ecco Bianca che arriva e attacca sullo stage e Ripley direttamente. Ricordiamo che i due si sfideranno nel prossimo pay per view della WWE Fastlane, in un match valido proprio per la cintura mondiale femminile della federazione. Ne vedremo delle belle. Intanto andiamo avanti in questa puntata di Monday Night Raw, e poi ovviamente seguirà come consueto anche Dynamite, e poi vediamo se riusciamo a portare anche una mini puntatina di SmackDown dopo e di Collision, così portiamo tutto insieme. Ma ora è il momento del main event di questa puntata di Raw. Cody Rhodes di American Nightmare contro Chris Jericho ragazzi, match non valido per il titolo di campione mondiale WWE detenuto da Cody Rhodes, ma ricordiamo che a SummerSlam la grande difesa di Cody Rhodes contro il Tribal Chief Roman Reigns e la vittoria di The Undertaker nell'Hell in a Cell contro Gunther in Ring General, tutto questo è accaduto a SummerSlam, e ora Undertaker ha messo gli occhi sul titolo di Cody, e giustamente, perché dal debutto in questa stagione qui in WWE Undertaker ha vinto sempre il pay per view e ora è diventato il legittimo sfidante. Detto Cody Rhodes, dopo aver battuto Roman Reigns, insomma dimostra di essere un campione più che meritevole, e eccolo qui Cody Rhodes di American Nightmare, il campione WWE. The following contest is scheduled for one fall. Making his way to the ring from Atlanta, Georgia, weighing in at 220 pounds, the undisputed WWE Universal Champion, the American Nightmare, Cody Rhodes! E eccolo, The American Nightmare, che fa il suo ingresso. Oggi è sul main event. Un Cody Rhodes veramente rinnovato rispetto alla scorsa stagione. Lui stava in Elite Wrestling, ricordiamo, è arrivato con il draft tra WWE e AEW,
E davvero assolutamente rinnovato, campione, tutte vittorie, grandissime prestazioni. Invece nella scorsa stagione di No Elite Wrestling aveva iniziato da campione del mondo, ma poi da quando aveva perso la cintura, tra l'altro nella prima WrestleMania abbiamo trasmesso in assoluto, la trovate nella playlist dedicata al meglio della scorsa stagione, ovvero la Best of 2024-2025. Insomma, è stato decisamente al di sotto delle aspettative. E eccolo qui, un altro dell'anno scorso faceva parte dell'AEW, ovvero Chris Jericho, lui ex campione TNT. Arrivato anche lui grazie al draft. Ci sarà un match dal sapore di AEW in questo main event. Un Jericho che ha avuto la possibilità di diventare il campione degli Stati Uniti, se vi ricordate, contro King Booker quando era lui il campione, ma ha fallito l'assalto. Uomo dai tanti soprannomi, Chris Jericho, Y2J, The Ocho, Demogod, Lionheart, The Learning Tree, insomma, Demogod, ce ne sono tanti, ma per tutti noto come Chris Jericho. E allora iniziamo questo main event di Raw su Netflix, Cody Rhodes contro Chris Jericho. E attenzione alla presenza di The Undertaker, che sicuramente arriverà a rompere le uova nel paniere in qualche maniera. Cody Rhodes, ricordiamolo, main event del prossimo pay per view della WWE, Cody Rhodes contro The Undertaker, match valido per il titolo più importante in WWE. Ma attenzione come ribalta Cody Rhodes questa abdominal stretch di Chris Jericho. Ed eccomi qua ragazzi, sono andato a prendere qualcosina da mangiare perché avevo una certa famina. Chris Jericho dice no. Buon inizio devo dire, questo main event di Monday Night Raw. Chris Jericho contro Cody Rhodes, The American Nightmare. Attacca forte Cody Rhodes. Che mossa di Jericho, ragazzi.
I video tuttavia a parer mio potrebbero dare un po' di più. Colpisce ancora Cody. Attenzione, Crossroads, potrebbe essere la fine. 1, 2, oh, all'ultimo Chris Jericho dice no. Attenzione Cody, vola, missile dropkick dalla terza corda, ferisce. Mamma mia, che serie di colpi, Cody is on fire, ragazzi. Attenzione, si carica Cody Rhodes. Attenzione Cody, prova un'altra Crossroads, vediamo se va a segno. No, Jericho riesce a evitare, poi lo stand con una bella cross line. Ora Irish Whip. Ginocchio contro l'addome. Prende Jericho, Cody in grossa difficoltà. Mamma, Cody dice no, ma che bel match, ragazzi, qui a Monday Night Raw, questo main event. Mentre mi sto godendo questo pranzetto. Allora sbagliata, però. Tony Cody colpisce con una serie di pugni. Colpisce ancora, serie di cazzotti ancora al volto. Come l'ha battuto Cody Rhodes, ragazzi. Lanciato dentro il ring. E attenzione che qui Cody mi sa che vuole iniziare le pratiche per concludere l'incontro. Crossroads. 1, 2, 3. Vince Cody Rhodes, sconfitto Chris Jericho. Non sappiamo cosa sta succedendo, ragazzi. Allora, non sappiamo bene cosa è successo, sappiamo solo che Undertaker è arrivato e ha colpito Cody. Vediamo un po'. Undertaker si è piantato a bordo ring per assistere a me, ma ha rivelato quale fosse il suo vero piano, attaccando Cody Rhodes dopo la fine dell'incontro e scatenando una rissa. Ragazzi, non si sa come mai abbiamo avuto un disservizio.
delle reti Netflix. Comunque ricordiamo l'Undertaker contro Cody Rhodes, che sarà il main event del prossimo evento WWE. E ora ragazzi, non andate da nessuna parte, perché come di consueto dopo Raw momento di portare l'altro show di punta, questa volta non della WWE ma della All Elite Wrestling. Quindi un attimo per fare la card, un secondo come sempre per rifare un po' la card. Allora abbiamo ma in realtà penso abbiamo cose che ci stanno abbastanza. Quanto è? Io metterei giusto appunto, allora metterei match delle persone che comunque che partecipano all'Elimination Chamber, perché ricordiamo all'auto c'è l'Elimination Chamber, le qualificazioni sono state fatte nelle ultime 2 puntate. Quindi un match, io direi di mettere un bel Hangman Adam Page contro Darby Allin. Che ricordiamo Hangman è qualificato, poi tanto ve li dico dopo. E qui metterei invece un match di Saya Kamitani, altra qualificata alla Elimination Chamber. La metterei contro ma mettiamola contro Chris Statlander. Vai contro Chris Statlander, perfetto. E poi diciamo che possiamo concludere. No, azione di rivalità no, metterei. Sì, metterei questo in realtà. Quindi rimuoviamo l'azione. Ok, vai così, vai così, vai così. E siamo pronti ragazzi, allora, con questa puntata di Dynamite, signori, ma ricordiamolo, siamo a davvero poco avviamo. Vai così, con il primo incontro ragazzi. Kyle Fletcher contro LA Knight ragazzi. Ricordiamo Kyle Fletcher doppio campione sia TNT che della Ring of Honor, quando ha sconfitto Eddie Kingston in Mad King in un match con entrambe le cinture in palio. Eddie Kingston è il campione della Ring of Honor. Match non valido per il titolo questo. E ecco qui l'ingresso della Protostar Kyle Fletcher. Making his way to the ring, representing the family from Sydney, Australia, weighing in at 205 pounds, the All-Star Television Champion and the Ring of Honor Champion, Kyle Fletcher. E eccolo qui, Kyle Fletcher, la Protostar, membro della Don Callis Family. Kyle Fletcher in cerca di nuovi contendenti per il prossimo pay-per-view All Out. Kyle Fletcher che ha provato a qualificarsi all'Elimination Chamber, ma è stato sconfitto da Hangman Adam Page, che si è qualificato al posto suo, e quindi ci sarà comunque spazio per lui per difendere il suo titolo, il titolo TNT. Alza le 2 cinture Kyle Fletcher.
E ora aspetta l'ingresso del suo avversario. Protostar contro Megastar, come viene chiamato LA Knight. E eccolo qui, acclamato LA Knight. Weighing in at 241 pounds, LA Knight. Cavaliere di Los Angeles è pronto. LA Knight, yeah. Sentite veramente anche il pubblico, classica la sua catchphrase per LA Knight. Vediamo, LA Knight che è iniziato, è arrivato con il draft questa stagione, ha avuto una rivalità importante contro Hangman, che poi ha fatto anche parte del torneo dell'Owen Hart Tournament, ma non è andata bene per lui. Ha perso sia il torneo sia la rivalità con Hangman Adam Page. Ora però, avendo vinto molto in realtà nella scorsa stagione in WWE, vuole farlo anche qui in All Elite Wrestling. Ha messo gli occhi sullo TNT di Kyle Fletcher. Per il momento però LA Knight grossa difficoltà contro Kyle Fletcher, sembrerebbe. Attenzione, Fletcher, grande crossbody questo. Molto in difficoltà LA Knight. Ecco però che lo riprende ancora una volta la Protostar Kyle Fletcher. Serie di gomitate però di LA Knight. Ginocchiata in caduta, strapazza Kyle Fletcher. Uno, due, no, nada amigo. Che botta ragazzi, potrebbe essere la fine. Uno, due, LA Knight. Attenzione Fletcher però, provare una mossa finale, probabilmente lo prende. Ginocchiata di LA Knight, sanguinante, attenzione, BFT. 1, 2,
Come ha ribaltato la situazione LA Knight. Tra l'altro perde sangue anche Kyle Fletcher. Attenzione. Colpisce. Dovrebbe essere la fine, attenzione. 1, 2, 3. Incredibile, vittoria di LA Knight che sconfigge Kyle Fletcher. E direi che ora adesso è ufficiale. Kyle Fletcher contro LA Knight a All Out per il titolo TNT. Ragazzi, la card prende sempre più forma qui. Quindi oltre alle 2 Elimination Chamber maschile e femminile valido per i 2 titoli mondiali di categoria, avremo anche Kyle Fletcher contro LA Knight. Una vittoria sinceramente che non mi aspettavo per LA Knight, perché mi è sembrato migliore Kyle Fletcher, però d'altra parte un 2-3 e LA Knight ha vinto, quindi vedremo un po' come andrà a finire poi All Out con il titolo in palio, il titolo TNT. Andiamo però al prossimo incontro, Hangman Adam Page contro Darby Allin. Ricordiamo che nell'Elimination Chamber, valido per il titolo mondiale dell'Elite Wrestling, si sono qualificati Hangman Adam Page, Kazuchika Okada, Seth Freaking Rollins, Jon Moxley e Jay White. Ovviamente insieme al campione mondiale che metterà il titolo in palio, ovvero The American Dragon, Bryan Danielson. Nell'Elimination Chamber femminile invece abbiamo Chelsea Green, Thunder Rosa, Saya Kamitani, Liv Morgan e Athena, oltre alla campionessa ovviamente Mariah May. Quindi le rivelazioni sono state nelle ultime 2 puntate di Dynamite, però concentriamoci ora su questo incontro con Hangman Adam Page. Eccolo qua, ragazzi. From Virginia, weighing in at 215 pounds, Adam Page. Il vincitore dell'Owen X Tournament di quest'anno, Hangman Adam Page, poi ha perso a AEW Dynasty la possibilità di diventare campione del mondo sconfiggendo Bryan Danielson, ma adesso grazie alla vittoria alla qualificazione all'Elimination Chamber ha un'altra possibilità. Certo questa volta oltre al campione dovrà fare attenzione ad altri avversari, precisamente 4 più il campione, quindi 5 contendenti da superare per vincere l'Elimination Chamber e diventare campione del mondo dell'Elite Wrestling. Tuttavia è il momento dell'ingresso dell'avversario del Cowboy Shit Hangman Adam Page, e eccolo qui che dal nulla si materializza con l'ingresso buggato. Darby Allin, chi ha fatto l'ingresso di Darby Allin? Comunque quel pazzo di Darby Allin, eccolo qui ragazzi. Ci attende un bel match secondo me contro Hangman Adam Page, secondo incontro di questa puntata di AEW Dynamite, show di punta della All Elite Wrestling, e senza dubbio ragazzi e inizia l'incontro, signori.
Attenzione, Hangman. Ora su Darby Allin con questo crossbody. Rovinosa questa scelta di Darby Allin, è andato a schiantarsi. Uno, solo uno, signori. Per il momento mi sembra abbastanza superiore Hangman a Rampage, sinceramente. Darby poi riconoscibile, perché se mai dire mai effettivamente. Oh, va a vuoto qui Hangman. Lo prende Darby. Che reverse. Uno. Ai ai ai, neanche due. Stavo per dire il 2, ma se ne Darby è pronto a volare e abbatte Hangman. Grande reverse, ragazzi, di Darby Allin. Colpisce Hangman ancora. Si vanta Hangman, ma Darby è proprio dietro. E infatti lo prende. Basta che va a sbattere contro. Un elbow smash che, anzi un forearm smash, che ha fatto sanguinare dal volto Darby Allin, fino a inferire Hangman sull'avversario. Sanguina anche Hangman, ragazzi. Lui si sono colpiti in maniera davvero tosta, non c'è che dire. Che mossa di Darby Allin, ragazzi. Bel match davvero. Bel match tra Hangman Adam Page e Darby Allin.
Attenzione, siamo arrivati a 7. Gli atleti devono rientrare sul ring per evitare il conteggio fuori. 8. Attenzione. Suplex. E Hangman va verso la vittoria per conteggio fuori. Si vanta. E infatti 10. Vince Hangman a Rampage per conteggio fuori. Sconfitto Darby Allin. Una buona vittoria per lui, anche se per conteggio fuori. Prima dell'Elimination Chamber di All Out, dove avrà la possibilità di diventare campione del mondo Hangman a Rampage. Buon match comunque, buon match, sì. Andiamo al prossimo incontro ragazzi, Britt Baker contro Jamie Hayter. Una Jamie Hayter che come sapete ha vinto il titolo TBS sconfiggendo Becky Lynch, The Man. E Britt Baker è ora sulle tracce di quella cintura. Una Britt Baker ex campionessa di coppia ultimamente femminile, dopo aver perso i titoli proprio contro Athena e Billie Starkz. Lei era in coppia con Thunder Rosa, se vi ricordate, ma in realtà ha vinto molto, che il titolo TBS gli manca. Effettivamente lei era una di quelle che aveva vinto il defunto titolo intercontinentale femminile, che l'avete visto tutto appunto fino al primo pay per view che abbiamo trasmesso, poi l'abbiamo tolto perché ricordiamo che Sony vs Wood non è iniziato da capo, era già avviata. Is scheduled for one fall, making her way to the ring from Pittsburgh, È Pennsylvania, stato anche campionessa mondiale. Britt Baker. Eccola qui la dentista Britt Baker, Doctor. Vediamo questa che avrà appunto Jamie Hayter in questo match non valido per il titolo TBS. Terzo incontro di AEW Dynamite. E eccola che entra qui Jamie Hayter, la campionessa TBS in carica, 2 volte campionessa TBS nella nostra Universe Mode. Jamie Hayter. And from England, the All-Star Women's Television Champion, Ginny Heather. Carica come sempre Jamie Hayter. E inizia l'incontro ragazzi, Dr. Britt Baker contro Jamie Hayter. Match non valido per il titolo TBS. Un primo faccia a faccia tra queste due.
Mamma mia ragazzi, che verve di Britt Baker, che ha messo davvero sotto parecchio Jamie Hayter. Crossline ora all'angolo. Bell'inizio c'è da dire tra queste due. Qui a Dynamite. Show di punta. Andiamo la All Elite Wrestling. Attenzione, fantastica ancora Britt Baker. Pro break però Jamie Hayter, che si salva toccando la corda. Sono ancora inserire sulle leve dell'inglese Jamie Hayter. Trova lo schieramento. No, neanche uno ragazzi. Sorpresa Britt Baker. Difficoltà per Jamie Hayter, continua a subire. Ribalta qui Jamie. Potentissimo l'Ariat. E attenzione che ora forse ne arriva anche un altro per mettere KO Britt Baker. Eccolo qui l'Ariat. 1, 2, no, c'è ancora Britt Baker. Attenzione, Fireman Carry a ribaltare. Attenzione lo stomp. Non che sia una Fisherman Carry, ma comunque prova lo schieramento dopo questo stomp. 1, 2. Jamie dice no. Attenzione a Britt Baker. Tiger Driver, dolorosissimo fuori dal ring. Jamie veramente rotta qui. Attenzione, si rimette in piedi, evita qui. E poi snap suplex su Britt Baker. 6. Punteggio di 6. Jamie getta dentro il ring Britt Baker. Attenzione, cambio di cortesia al centro del ring tra le due. Tra chop e pugni, più che altro chop qui. Nessuna delle due vuole cedere di fronte all'altra. Continuano a colpirsi e continuano, guardate la serie di pugni, nessuna delle due ha voluto davvero dare la soddisfazione all'altra. Se ne barcollano entrambe. Jamie Hayter, Brainbuster. Attenzione, schieramento improvviso qui di Britt Baker. 1, 2, per pochissimo. Che match ragazzi tra Britt Baker e Jamie Hayter. Attenzione, prova
a sottomettere Jamie Hayter, in pericolo qui. Ma riesce a liberarsi Jamie. Crossline. Attenzione che è pronta per una Lariat e colpisce. È la fine ragazzi, è la fine. 1, 2, 3. Vince Jamie Hayter. Bel match davvero contro Britt Baker. Oh, attenzione, Jamie però rientra sui ring e attacca l'avversaria sconfitta. Questo non va assolutamente bene. Dimostrazione di antisportività inferire su Britt Baker. Una Britt Baker a terra. Il match finito. Vedremo come risponderà la dottoressa qui, perché non credo come lei lascerà correre. Però andiamo ora al prossimo incontro, signori. Ho un match, scusatemi, ho un match da togliere. Ok. Al prossimo incontro ragazzi, Saya Kamikani, già qualificata, ricorda, l'Elimination Chamber femminile di All Out, contro Chris Statlander. Tra l'altro una Willow e una Chris Statlander che sono in orbita titoli di coppia contro Tina e Billie Starks. Tuttavia oggi dovrà affrontarsi contro la Phoenix Queen Saya Kamitani. The following contest is scheduled for one fall. Making her way to the ring from Yokohama, Japan, Sarah Perry Tammy. Lo so raga che Kenny Omega e MJF l'ho tolto, se ve lo state chiedendo, se ve lo siete chiesti prima, perché non era previsto per questa puntata, è previsto per la prossima. Lo so. Perché nel prossima puntata ci sarà, e lo annuncio ora, il grande ritorno di MJF dopo WrestleMania, da quando ha perso il titolo contro Jon Moxley e Bryan Danielson, in quel match a 3 dove Danielson ha vinto il titolo mondiale. Ritornerà proprio Maxwell Jacob Friedman. Eccola qui però intanto la nipponica Saya Kamitani, ex campionessa IWGP della New Japan Pro Wrestling. Lei che è arrivata questa stagione in All Elite Wrestling vuole conquistare la cintura più importante in federazione vincendo l'Elimination Chamber. Vedremo un po'. E ecco l'ingresso anche della ragazza aliena Chris Statlander. È proprio lei, eccola qui. Carichissima Chris Statlander.
E ragazzuoli, siamo pronti, signori. Quarto e penultimo match di questa puntata di Double Dynamite. Saya Kamitani, la Phoenix Queen, contro Kris Statlander, la ragazza aliena. Inizia subito Saya Kamitani. Prima mossa c'è uno schienamento per la nipponica. Shoulder block di Kris Statlander. Sono nella carica di potenza. Attenzione, alza le ginocchia e va a impattare contro la schiena della Statlander, ma è più rapida la Statlander qui. Uno, solo uno. Bel momento davvero di Kris Statlander. In difficoltà Saya Kamitani. Attenzione, rimuove il cuscinetto Saya Kamitani. Vedremo cosa avrà in mente. La potenza di Kris Statlander con questo vertical suplex. Intanto l'arbitro rimette a posto il cuscinetto. Bella prova della Statlander. Aspetta che va a sbattere contro il paletto. Come l'ha sbattuta la Statlander a terra. Attenzione qui, la carica ancora. Che mossa, ragazzi, grossa difficoltà per Saya Kamitani. Attenzione, Kris cerca la mossa finale. La carica, va a vuoto, va a vuoto. Prova lo schienamento ora.
Altro crossbody. Dita negli occhi, scorrettezza della giapponese, ma Kris Statlander si gira con una velocità incredibile. Attenzione, la solleva. Buon match comunque, direi, la Saya Kamitani e Kris Statlander. Ancora dita negli occhi, drop kick. Oh, serie di calcioni qui. Testa che sbatte contro il paletto. Oh, attenzione, gomitata. Oh, spinning kick. Attenzione Saya. Oh, qui forse l'ha rotta, ragazzi. 1, 2, 3. Vittoria di Saya Kamitani, che proprio come Hangman Adam Page prima fa una bella vittoria per il morale prima dell'Elimination Chamber. Bel match però di Kris Statlander, ma vittoria di Saya Kamitani, della Phoenix Queen. E ora manca solo il main event, ragazzi. Matt Jackson contro Cash Wheeler. Questo sarà uno degli altri match che avremo a AEW Loud. Facciamo una breve recap della card del prossimo evento in pay per view, che sarà tra 2 settimane. Avremo le 2 Elimination Chamber, ovviamente, validi per i titoli mondiali maschili e femminile. Avremo LA Knight contro Kyle Fletcher, match valido per il titolo TNT. Avremo gli Young Bucks contro gli FTR, appunto Matt Jackson e Nick Jackson contro Cash Wheeler e Dax Harwood per i titoli di coppia dell'All Elite Wrestling. Quindi abbiamo già 4 incontri. Attenzione, vediamo qua, è già entrato Cash Wheeler, eccolo. Ora dei Bucks, pronto lì, Matt Jackson. Attenzione, torna indietro, dice ma attenzione, c'è Dax Harwood, il compagno di Cash Wheeler, che io chiamo Mario, che getta l'avversario sul ring. Se ne voleva andare in qualche maniera Matt Jackson, ma niente da fare per lui. E inizia l'incontro, ragazzi. Guardiamo, gli FTR sono arrivati in maniera prepotente e aggressiva questa stagione dell'Elite Wrestling. Hanno già vinto la loro prima faida importante contro gli Usos. Questo è successo proprio nell'ultimo pay per view, lo scontro finale, ovvero il Dynasty. E ora sono pronti ad andare per i titoli di coppia detenuti per l'appunto da Matt e Nick Jackson, gli Young Bucks. Attenzione che carica Cash Wheeler. Che inizio, ragazzi, di Cash. Tanta roba. Esplode il suplex anche, ragazzi. Ora riesce a colpire finalmente. Inizio abbastanza duro per Matt Jackson.
serie di pugni ora su Cash Wheeler. Sarà un gran match, ragazzi, All Out. Quindi insomma, per il momento i 4 match che compongono la card li abbiamo detti. Posso dirvi che ne mancano 2 ancora, perché comunque l'Elimination Chamber è un po', ce ne sono 2, è un po' lunga. Spinebuster Slam qui, devastante. E quindi facciamo un totale di 6 incontri. Ci stanno. Attenzione qui, Sharpshooter di Cash Wheeler. Ragazzi, ma che match sta facendo contro Matt Jackson? Ribalta qui però membro degli Young Bucks, uno dei 2 campioni di coppia della All Elite Wrestling, 2 volte tra l'altro. Oh, super moonsault. Attenzione. Uno, 2 e no. Cash Wheeler dice no. Attenzione qui, altra acrobazia. Matt Jackson, tipico lo stile degli Young Bucks comunque. È iniziato male, però devo dire che col tempo si è rimesso decisamente in carreggiata. Super kick qui. Oh, potrebbe essere la fine qui per Cash Wheeler, che sanguina anche dopo questa mossa. 1, 2, per poco. Bel match però tra Matt Jackson e Cash Wheeler. Attenzione qui, Matt Jackson a vuoto lo stomp dalla terza corda. Attenzione, Cash Wheeler ancora ribalta. Attenzione qui, Cash Wheeler lo prende, Sharpshooter. Potrebbe essere la fine per Matt Jackson qui. Attenzione. E cede Matt Jackson. Vince Cash Wheeler, che sorride. Vittoria per uno dei membri degli FTR. In attesa del loro match che sarà valido per i titoli di coppia, ricordiamo gli FTR contro gli Young Bucks, AEW Out. Per il momento però sorridono gli FTR con la vittoria di Cash Wheeler su Matt Jackson. E finisce questa puntata di Dynamite. Quindi direi di passare alla puntata di SmackDown, perché voglio portare SmackDown e Collision, però mini puntatine, 3 match e 3 match, sì. Sì, facciamo così. Quindi facciamo anche la rivincita per i titoli di coppia, quella abbiamo fatta a Raw, che è finita per conteggio fuori in questa puntata qui, Art Business contro Judgment Day. Almeno la recuperiamo. Allora, vediamo un po'. No, in realtà ok. No, ma che? Allora, mettiamo subito un 1 contro 1. Vediamo un po' contro chi si può mettere. Sì, direi di sì. Penso sia perfetto.
Mettiamo Bailey. Ok, e poi mettiamo il main event. Per recuperare quel match che purtroppo è finito per conteggio fuori, ma qui lo recuperiamo. Quindi ho tolto Powerhouse Hobbs, lo so, sbagliato, però vabbè, lo recuperiamo visto che siamo già alla B. Bobby Lashley, Powerhouse Hobbs, manager ovviamente MVP, e rimettiamo le solite cose che abbiamo messo prima. Damian Priest, Finn Balor, aspetta, Damian Priest, e rimettiamo sempre Styles che si ripresenta di nuovo imperterrito a rovinare i piani a Bobby Lashley, visto che sarà uno dei match del prossimo pay per view. Oh vai, e ci siamo. E ora iniziamo con Drew McIntyre contro Shinsuke Nakamura e iniziamo con la nostra puntatina di SmackDown. Mi assento un attimo e torno subito alla telecronaca. Intanto godetevi il primo incontro, l'opener di WWE SmackDown, Drew McIntyre contro Shinsuke Nakamura. The following contest is scheduled for one fall. Making his way to the ring from Ayr, Scotland, weighing in at 254 pounds, the Scottish Warrior, Drew McIntyre! His opponent from Kyoto, Japan, weighing in at 220 pounds, Shinsuke Nakamura!
The following contest is scheduled for one fall. Making her way to the ring from San Jose, California, Bayley! And from Yamaguchi, Japan, Kairi Sane!
Ed eccomi qui al commento, ragazzi. Ho tenuto d'occhio, ho detto che ho dovuto fare delle robe. Comunque, bella vittoria di Drew contro Shinsuke Nakamura, di Drew McIntyre. Bella vittoria di Kairi Sane contro Bailey. E ora, main event di questa puntata di SmackDown, rematch dell'opener della puntata di Raw di questa stessa di questo stesso video, che purtroppo è finito per conteggio fuori e quindi chiaramente bisogna riniziare tutto da capo, ma qui c'è qualcosa che non torna, mi sembra. Cioè, i manager sono scambiati o ha un problema di grafica? Cioè, è un problema di grafica o si sono scambiati i manager? Cioè, scrivetemelo se ho sbagliato io nel caso. No, vediamo un po'. No, ragazzi, qui c'è stato l'errore. Comunque noi saltiamo tutto. Qui c'è stato il grande errore, ragazzi. Ma non so se ho sbagliato io oppure li ha messi così. Però vabbè, saltiamo gli ingressi perché tanto li abbiamo già visti. E vabbè, facciamo finta. Con i manager scambiati. Cioè c'è stai, c'è la faida con Bobby Lashley e ora è manager suo. Vabbè, vabbè. Ok. Comunque, ripetizione del match che si doveva fare a Raw, motivo per il quale sto skippando tutti gli ingressi e tutto il resto, visto che li abbiamo già visti. Iniziamo l'incontro, ragazzi. Ci sono questi manager scambiati. Vabbè. Che brutta cosa questa cosa dei manager scambiati, mamma mia. Va bene, comunque main event, valore di coppia, Hard Business, Bobby Lashley e Powerhouse Hobbs contro Damian Priest e Finn Balor. Match che a Raw si è svolto ma che è finito per conteggio fuori e quindi lo dobbiamo rifare, e l'occasione buona è questa, visto che dobbiamo farlo prima del pay-per-view che è ormai imminente, per cui prendo il controllo, dice Styles. Ma guarda che roba, ragazzi. Va bene. Mi può buttare fuori con i Styles. Vai. Fuori. E ora prendo il controllo di MVP. Sì. Sì, non è andata come doveva andare. Volevo usare i Styles per aiutare, come ho fatto a Raw, ma purtroppo sono scambiati i manager. Non so se l'ho messi io oppure... Però è strano perché quando metti quelli della business in automatico ti dà, diciamo, il consiglio di scegliere il manager, per esempio MVP, che fa parte della stable. Quindi boh, vabbè, comunque sì. Userò
lo stesso manager per far perdere le cinture. Se le perdono, non si sa mai. Intanto lo scontro è vivo. Attenzione, doppio cambio, entra Damian Priest e Powerhouse Hobbs. Prova lo schieramento Hobbs. Domina tosto Powerhouse. Scatenato Finn Balor, ragazzi. Intervento sul povero Hobbs. La schiena vuota qui di Bobby Lashley. Damian però è bloccato, tagliato lì col piede sulle corde. Attenzione alla doppia mossa del Judgment Day, Finn Balor e Damian Priest. Che botta. E 2.
Finn Balor c'è ancora. Cambio Damian Priest. No, Bobby c'è. Bobby c'è. Ho interrotto lo schienamento. Mi garbo ogni tanto fare queste ammappiate con... Aia, questo non lo dovevo fare. Povero Squiddomene, ragazzi, la vedo dura per Mendez, tutti gli aiuti di un MVP che in teoria sarebbe AJ Styles, sarebbe, comunque, sì, perché all'inizio insomma c'è stato un po' quel casino che non si è ben capito, però... Facendo più belle ampliate in questo incontro. Attenzione a Damian con la Resurrege. Assegno sul Powerhouse Hobbs. E dal cambio entra Bobby Lashley. Mila interferenze si incontra, sto facendo. E Bobby dice no, resiste allo stomp pericolosissimo di Finn Balor. Un po' di distrazione a Bobby Lashley. Ops, pienamente interrotto. Oh no, scendi. Menace giù. E ora ti buttano fuori, sembra. Oh. Questo match veramente ultra mafiato. Il match più mafiato di questo sono dei replay contro l'Ita di WrestleMania quest'anno. Se non li avete visti tutti per WrestleMania ne sono due, andateli a vedere perché insomma MVP sta per uscire fuori, ragazzi. Mi devo limitare con le interferenze ora perché questo main event di
SmackDown valido per i titoli di coppia Art Business, Bobby Lashley, Powerhouse Hobbs contro Finn Balor e Damian Priest. Uno, due e tre. Finisce qui il regno dell'Art Business con 3000 aiuti. Damian Priest e Finn Balor sono nuovi campioni di coppia WWE. And Damian Priest, the Judgment Day. 2 volte campioni di coppia Damian Priest e Finn Balor. E finisce proprio così il regno dell'Art Business. Fate finta che MVP era AJ Styles e si butta benzina per la rivalità, per il match tra Bobby Lashley e AJ Styles proprio del prossimo pay per view valido per il titolo degli Stati Uniti. Però al momento ci sono dei nuovi campioni di coppia, Finn Balor e Damian Priest. Ora, dopo la consueta puntata di SmackDown, andiamo a portare anche Collision e concludiamo questo appuntamento di oggi. Sempre 3 mini incontri, ovviamente come abbiamo fatto ora per SmackDown. Ok, allora ok, ce l'abbiamo, diciamo. Il main event, Seth Freaking Rollins contro Penta e Zero Miedo. Se vi siete persi l'ultima puntata di Dynamite, vi ricordo che ha sconfitto Kazuchika Okada ed è diventato il nuovo campione international. Ok, iniziamo ragazzi con AEW Collision. Opener di puntata, Julia Hart contro The Man, Becky Lynch. La Becky Lynch che un periodo un po' così ha perso il titolo di TBS contro Jamie Hater, non è riuscita a qualificarsi all'Elimination Chamber di All Out e allora è qui a cercare una vittoria contro appunto Julia Hart, un'altra ex campionessa TBS, sicuramente un'altra in cerca di riscatto. Una Julia Hart che ha avuto la possibilità di vincere il titolo quando Becky è anche la campionessa, ma non c'è riuscita. E iniziamo allora ragazzi con AEW Collision, Becky Lynch contro Julia Hart. The following contest is scheduled for one fall. Making her way to the ring from Champlin, Minnesota, Julia Hart.
E dopo l'ingresso di Julia Hart abbiamo anche quello di The Man, Becky Lynch. E siamo pronti con un opener bello interessante qui ai W Collezione. Becky Lynch contro Julia Hart. Ragazzi, ma inizia l'incontro, signori. No, lo schienamento Julia Hart, niente da fare. Brutto inizio per Becky, senza dubbio, è stato molto bene Julia Hart. Irish Whip ora. Calcione della rossa irlandese. E esplode il suplex. Oh, attenzione, ecco qui. Presa. Il braccio armbar che però viene rotta da Julia Hart, abbastanza in fretta della verità. Bel inizio c'è da dire qui in questo Open Air di AEW Collision. Lancio di braccio di Becky Lynch. Abbiamo iniziato bene Julia Hart, ma ora è controllo per il momento. Attenzione, già in piedi Julia Hart. Una serie di gomitate però. Attenzione Becky. Oh, ma ribalta Julia. Russian leg sweep. Una serie di pugni al volto. Di calcioni. Oh, fantastico comeback Julia Hart in serie. Uno, solo uno. Chop frizza, vabbè, risponde, no, ancora Julia Hart. Attenzione, slime Julia Hart. Buon match devo dire. Se ne sale sulla terza corda.
Va per il Moonsault, fantastica esecuzione ragazzi. 1, 2, no, beh chi dice no? Grosse difficoltà però per Becky Lynch, sta continuando a subire l'iniziativa di Julia Hart. Felice sulle braccia. Standing moonsault a vuoto di Julia Hart. Attenzione Becky, la prende. Che slam. Fuori dal ring, dolore per Julia Hart qui. Si carica Becky Lynch. Contro i giocatori d'acciaio. Guarda, possiamo affrontare Julia Hart fuori dal ring. Ma Becky esce. Non vuole accontentarsi di una vittoria potenziale per contarci fuori, vuole vincere in maniera netta e chiara. Maledetto slam, la mossa finale di Becky Lynch. 1, 2, continua questo bell'opener di AEW Collision tra Becky Lynch e Julia Hart. Body slam evitato. Calcione ancora e Calcione sale alla sua terza corda, poi connettono il moonsault, forse quello decisivo. Moonsault 1, 2, 3. Julia Hart sconfigge Becky Lynch. Che vittoria per lei ragazzi, grande vittoria davvero. Attenzione, Stephanie McMahon, la campionessa della Ring of Honor, faccia a faccia tra le due. Attenzione, faccia a faccia tra Stephanie McMahon e Julia Hart. Cosa vorrà dire qui a Collision? Ma una prossima sfida in corso. Julia Hart l'ha riconosciuto, cioè Stephanie McMahon ha riconosciuto Julia Hart come sfidante degna del suo titolo della Ring of Honor. Lo scopriremo. Intanto andiamo al prossimo incontro con Athena contro Kris Statlander. Secondo match per Kris Statlander dopo quello di Dynamite. Come avevo già annunciato a Dynamite, Kris Statlander e Willow Nightingale, la sua compagna, sono entrati in orbita per i titoli di coppia della femminili della All Elite Wrestling, tenuta appunto da Athena e da Billie Starkz, le Minions, e quindi vedremo per ora questo faccia a faccia, un po' come abbiamo visto nel main event di Dynamite tra Matt Jackson e Cash Wheeler in questo episodio qui, questa puntata del 30 settembre. La Fallen Goddess
Athena, una delle due campionesse di coppia dell'Elite Wrestling. Lei e Athena hanno vinto i titoli sconfiggendo proprio Britt Baker e Thunder Rosa, la mera. The following contest Eccole qui. is scheduled for one fall. Making her way to the ring, representing the Misfits from Texas, one half of the All-Star Women's Tag Team Champions, Athena! Ah, me l'ho dimenticato di dire, per ricordare un po', hanno vinto i titoli di coppia a Dynasty, l'ultimo preview che hanno trasmesso le Elite Wrestling, che se non avete visto vi consiglio di andare a recuperare, lo trovate nella playlist di questa stagione, ovvero quella che si chiama WWE 2K24 stagione 2025-2026. E ecco qui Kris Statlander, ragazzi. Come ho detto prima, il secondo match per lei in questa puntata del 30. Aveva già lottato a Dynamite contro Saya Kamitani. Vittoria per Saya Kamitani. Attenzione, Athena non vuole aspettare, va subito ad affrontare Kris Statlander durante il suo ingresso, perché Kris sta sullo stage. Però la Statlander sì, le due d'altra parte fa parte del carattere di Athena questo, e quindi godiamoci questo incontro che non è ancora iniziato, perché ricordiamo che finché le due non salgono tutte e due sul quadrato il match non inizia. Che mossa di Statlander sulla rampa dello stage di Collision. Statlander ancora sta lottando con una giacchettina, parte del suo ingresso, del suo attire di ingresso. E inizia ora l'incontro ufficialmente. Kris Statlander contro Athena. Athena che subito non ha aspettato la fine dell'ingresso della Statlander, è andato subito a picchiarla sullo stage. Tuttavia in vantaggio al momento Kris Statlander, ma siamo solo all'inizio. Athena, tra le altre cose, anche ex campionessa della Ring of Honor. Un match che potrebbe coincidere anche l'ufficialità di un incontro titolato nella prossima settimana, quindi nella puntata proprio precedente, prima del pay-per-view All Out, che ormai abbiamo raccontato tutta la settimana, quindi manca la prossima, e alla fine di quella settimana lì ci sarà sia WWE Fastlane sia AEW All Out con le sue due Elimination Chamber. Hello Sabita.
Ragazzi, comunque Statlander per il momento superiore in questo confronto con la Tina irriconoscibile sinceramente. Oggi, attenzione Statlander, beh, il Moonsault ma va a vuoto, è andata a vuoto ragazzi, completamente. E la Tina con una curva ne approfitta. Alles gut, Sabita. And you? Have a nice day. Thank you for the support, Sabita. Attenzione a Tina è pronta dalla terza corda. Tina Driver. Colpita fondata la Statlander. Body slam. Prova uno, solo uno. Attenzione, Athena è pronta. Prova a sottomettere la Statlander. Pericolo per lei. Si libera da questa presa. Ribalta tutto con una DDT, la Statlander. Crossbody, fantastico. Contro i gradoni. Bel match, C'è per dire davvero bel match. Non voglio far finire il match per conteggio fuori, ragazzi. Proprio per nulla. Proprio per nulla. Athena ha lanciato, attenzione. Bulldog. Ricordiamo che Athena è una delle qualificate all'Elimination Chamber femminile di AEW All Out. Motivo per il quale i titoli di coppia non potranno essere difesi All Out, ma dovranno essere difesi la prossima settimana a Collision. 450, ma va a vuoto. Codebreaker è finita qui. 1, 2 e 3. Vince Athena. Sconfitta Chris Statlander. Here is your winner, Athena. Sorride Athena. In vista della prossima settimana della Collision ci sarà il match per i titoli di coppia dove la Statlander e Willow Nightingale proveranno a strappare i titoli proprio da Tina e da Billie Starkz. Aggiunta dell'ultimo minuto, raga, che facciamo un'ultima aggiunta, l'ultimo match per impegnare chi è all'Elimination Chamber.
ovvero abbiamo Liv Morgan contro Thunder Rosa, entrambe qualificate come main event. E vai così, vai, ci piace così. Terzo incontro di Collision, Seth Freaking Rollins contro Penta, in un match non valido per il titolo International. Un Seth Rollins che ha qualificato l'Elimination Chamber, quindi andiamo uno scontro che penso che ci entusiasmerà parecchio. Penta che non nell'ultima, perché l'ultima puntata di Dynamite l'abbiamo fatta in questa puntata, ma nella puntata ancora prima ha sconfitto Kazuchika Okada, che non poteva difendere la cintura all out perché qualificata all'Elimination Chamber, e quindi il messicano è diventato il nuovo AEW International Champion, ragazzi. Grande trionfo per Penta, ma ora iniziamo questo terzo match di AEW Collision. Eccolo qui, Seth Freaking Rollins. E il pubblico reagisce come sempre durante il suo ingresso. Uno dei nomi importanti arrivati dal draft WWE, AEW, Seth Rollins. Era il momento dell'ingresso di Penta, il Zero Miedo, conosciuto anche come Pentagon, il campione internazionale dei All Elite Wrestling. The All-Star International Champion Paragon. Eccolo qui, Penta, il Zero Miedo. Ex campione di coppia qui nella nostra Universe Mode, ex campione della Ring of Honor e ora campione international, il secondo titolo più importante in federazione, strappato al termine di un grande match contro il Rainmaker Kazuchika Okada. E ora si appresta a lottare questo match contro Seth Freaking Rollins qui a AEW Collision. E ragazzi, siamo pronti. Seth Rollins contro Penta e il Zero Miedo. Tutto subito bene. Seth Rollins
Splash. Beh, per ora però un dominio di Seth Rollins. Dopo mi sembra abbastanza di difficoltà, Penta, sinceramente. Poi reagisce però Penta. Oh, che volo di Penta, che ora è tornato come se avesse fatto il pieno di benzina, vuoto però qui. No, ma qui, aspetta, solo uno però. Beh, si poteva aspettare. Scusate la schermata nera, mi stava avvisando che il joystick si sta scaricando. Ragazzi, bel match, se devo dire, tra Penta, attenzione qui, mossa finale per Penta, Seth Rollins, vedo il schieramento, 1, 2, niente da fare per il campione international, resiste Seth Rollins, e la ribalta addirittura, attenzione, comeback di Seth Rollins. Che lui vada a vincere, caritissimo, in attesa dell'Elimination Chamber match Seth Rollins. Ribalta qui. Difficoltà per Penta, questo match ricordiamo non valido per il titolo international. Attenzione a Seth Rollins, Flash 1, 2, ma Penta dice no. Attenzione Seth Rollins con lo stomp, potrebbe essere alla fine. 1, 2, Penta dice no. Attenzione qui, Seth Rollins è pronto forse a connettere un altro stomp. Ma aspetta, stavolta gli dice no. Bel match davvero qui a Collision tra Penta, Zero Miedo e Seth freaking Rollins.
Io volevo provare con roll up, ogni tanto lo sapete mi viene voglia di fare un roll up, come quando c'ho i manager quelli un po' più falbini, mi faccio fare le interferenze. Ho fatto con MVP prima con la perdita del titolo clamorosa, che stompo pazzesco di Penta su Steph. 19-7. Per i minuti della mano che stavo dicendo nell'Art Business che ha tenuto il loro regno lunghissimo a SmackDown contro Damian Priest a causa dell'infinita interferenza di Joe Styles, che in realtà era MVP. D'altra parte abbiamo un po'... Questo per Splash potrebbe essere un fine. Ancora Seth Rollins. Ora io voglio fare il roll up, se me lo fa fare. Ho voglia di fare il roll up. Non so se ha fatto il roll up. No, non l'ha fatto. Dai, Seth. Vabbè, allora non lo fa il roll up. Io fai il pedigree e fai anche la schienata. Vai, se ci sei. Oh, vai. Va bene. E insomma il pedigree di Seth su Penta. 1, 2 e 3. Seth Rollins sconfigge Penta, 0 miedo e anche lui sorride prima dell'Elimination Chamber match. Vittoria per lui qui a Collision. Vedremo se riuscirà lui a vincere questo l'Elimination Chamber, a diventare il campione mondiale dell'Elite Wrestling, oppure non sarà questa la sorte. Staremo a vedere. E ora manca solo il main event di questa puntata di W Collision, ultimo match di questa puntata del 30 settembre, Liv Morgan contro la mera mera Thunder Rosa. Eccola qui, Liv Morgan, un'altra delle qualificate. From Elmwood Park, New Jersey, Liv Morgan. All'Elimination Chamber femminile di Double Out. Una delle migliori giunte arrivate dal draft con la WWE nella divisione femminile. From Tijuana, Mexico. Ecco qui anche la vera Thunder Rosa, ex campionessa di coppia qui nella nostra Reverse Mode.
questo main event di Collision, Liv Morgan contro Thunder Rosa. Anche lei, Thunder Rosa, la messicana, qualificata all'Elimination Chamber, quindi match tra entrambe qualificate All Out. Vedremo chi la spunterà All Out. Per il momento vedremo chi la spunterà oggi tra di loro. Grande inizio subito di Liv Morgan, più rapida a portare il colpo. Ragazzi, godiamoci questo main event di Collision, nonché ultimo match di questa puntata. Poi avremo la prossima settimana con le puntate di Dynamite. Raw, vediamo se portare anche Collision e SmackDown, però credo di sì. E poi subito i due pay-per-view, quindi WWE Fastlane e AEW All Out, che andremo a portare uno dietro l'altro qui sul mio canale. Quindi ci avviciniamo a una bella settimana per la nostra Universe Mode molto importante. Intanto ottimo inizio tra Liv Morgan e Thunder Rosa. Superiore per il momento Liv Morgan sembrerebbe, ma attenzione a questa presa di Thunder Rosa. Rientra Liv Morgan sul ring. Vediamo Thunder Rosa per qualificarsi all'Elimination Chamber. Ha sconfitto proprio The Man Becky Lynch. Mentre Liv Morgan ha sconfitto, ora ve lo dico chi, perché non me lo ricordo chi ha sconfitto. Thunder Rosa Becky Lynch, sì. Liv Morgan ha sconfitto ha sconfitto Jamie Hater. Attenzione, Liv Morgan sulla terza corda, splashone. Sì, però non lo voglio far finire per conteggio fuori questo main event. Quindi rientro e vai. Rialzati anche così almeno non ci perdi troppo tempo. Vai. Oh vai. Diamogli il comando. Va a vuoto. Attenzione Liv. Prova lo schieramento. Potrebbe essere la fine per la mera. 1, 2. No. C'è ancora Thunder Rosa. Di calcioni per Thunder Rosa. La testa di Liv Morgan va a sbattere contro uno dei cuscinetti protettivi. Attenzione. 1, 2, no, solo uno. Attenzione. Liv Morgan prova a rialzarsi. Chop di Thunder Rosa.
momento positivo per lei ora. Difficoltà per Liv Morgan. Non si capisce cosa può fare Thunder Rosa lì, comunque vabbè. Boom! Attenzione, Liv si rialza, bella agilità. Colpisce alla gamba Liv Morgan. Liv Morgan, eccola qui. Lanciata Liv Morgan a vuoto. Comeback di Thunder Rosa che alla lunga sta uscendo alla distanza. Attenzione, vediamo Thunder Rosa se la carica sulla terza corda. Attenzione, prova lo schienamento dopo questa super mossa. 1, 2, no, Liv dice no, resiste ancora. Attenzione qua, Thunder Rosa a vuoto con lo stomp. Oblivion, potrebbe essere la fine. 1, 2 e all'ultimo, ragazzi, grande main event di Collision tra Liv Morgan e Thunder Rosa. Prova ora schieramento. 1, 2 e 3. Vince Liv Morgan, sconfitta Thunder Rosa. Sorride anche lei prima dell'Elimination Chamber. Non Thunder Rosa, ma l'importante sarà All Out. Intanto però Liv Morgan si prende la vittoria. E chissà che non sarà proprio lei a vincere l'Elimination Chamber di All Out. E allora, ragazzi, sulle immagini di questa Liv Morgan festante, io vi saluto perché abbiamo concluso la puntata del 30. Abbiamo portato Raw, Dynamite, SmackDown, dove nella lotta abbiamo avuto 2 nuovi campioni di coppia, Damian Priest e Finn Balor, e Collision. Noi ci vediamo al prossimo appuntamento, l'ultima settimana, e poi ci saranno i 2 pay-per-view WWE Fastlane e AEW All Out. Un saluto e alla prossima.